buongiorno, l'alba, fa freschetto, stanotte ho avuto freddino, perché sono scemo io, e non faccio le cose come andrebbero fatte. E adesso ci si sveglia, ci si alza e si fa tutto quello che va fatto, per dire rimettere a posto tutto il carico. Devo ancora lavare la pentola di ieri sera. Capelli sulla testa un pochino, oh. Come direbbe Razzi, siamo in campeggio, mica a Bim Bum Bam Palace. Bene. Good morning. Tempo bello, aria tiepida, siamo ripartiti dal nostro campo del pozzo e stamattina mentre facevo colazione sentivo delle cose che sembravano dei lontani tiri di artiglieria e ho sentito anche un'esplosione un po' più vicina, parliamo di chilometri, quindi non è che mi stiano sparando addosso, però non vorrei che ci fossero esercitazioni dell'esercito marocchino in corso e finirci in mezzo, quindi bisogna stare un po' con gli occhi aperti perché è difficile che ti prendano per un Sahara, però potrebbe anche essere, per cui andiamo tranquilli e muniti di grande sorriso in caso di incontro di militari. Come vedete il tempo è bello, sono le 10 di mattina. Non c'è una nuvola, per adesso il tempo, l'aria è tiepida, saremo 23-24 gradi, ma mi sa che più tardi sarà una fornace, quindi prima ci leviamo da qua e arriviamo a Smara, stamattina meglio è. Possiamo fare così un po' di spese e poi andarci a cercare la roccia di Tbeila, ma questo è un altro discorso, lo vedremo più tardi. Per adesso continuiamo a seguire la vecchia pista Paris-Dakar con i montrucchi di terra a destra e a sinistra che servivano a segnare il percorso. È sempre così da ieri, per cui non dovrebbe essere dangeroso, come si dice. Ecco che siamo arrivati al famoso passo, guardalo qua, improvvisamente compare. Il famoso passo da cui bisogna scendere e poi attraversare quella roba che vedete là in fondo, che è un lago salato che dovrebbe essere asciutto, si spera, per cui adesso andiamo a vedere com'è la storia. Boh, mi sa che qui prima lenta e si scende giù con tanta calma, perché questa strada qua, questa pista qua deve essere una merda, almeno il primo pezzo mi ricordo di aver visto un filmato ed era una porcheria, ma anche meno di come l'ho visto l'altra volta, però, per cui forse no, è solo molto ripida. In salita deve essere una vera merda, anche dura da fare, sempre sto passaggino qua in salita, minchia, senza ridotte non lo fai, e anche con le ridotte devono essere cazzi.
della difficoltà è passato ed è quel primo pezzo lì del passo, poi si viaggia tranquilli. Bella questa roba, compare all'improvviso, uno non se l'aspetta, di colpo c'è questo buco. Ecco, stiamo arrivando al lago. Voi vi fidereste a infilarvi là in mezzo? Eventualmente sgonfiamo un po', adesso vediamo com'è il terreno. Scendiamo un momento, guardiamo com'è il terreno. Sembrerebbe bello asciutto, crostone favoloso. E questo era proprio il pezzo che temevo di più di tutto, il primo pezzo per arrivare a Smara. Ma forse sono capitato giusto in un momento in cui non piove da un po' e quindi si può andare, speriamo. Dai, via, si prova. Allez-y. On va essayer. On va essayer. Sembrerebbero qui tutti belli asciutti. Madre de Dios, incrociamo le dita. Laghi Mezbar, cioè il lago asciutto che stiamo attraversando, è per definizione uno di quei piattoni su cui si può viaggiare veloci e godere dello spazio infinito intorno a noi. L'unico rischio che si può correre è che delle piogge recenti abbiano trasformato la superficie in una trappola fangosa ricoperta da una crosta di fango secco che la nasconde. Ma siccome sembra che non piova da un pezzo, mi godo i 10 km della traversata pensando positivo. Adesso che va di là, eccola qua, abbandonata da un casino di tempo. Ce n'è un'altra, questa un po' più segnata, ecco qua c'è del molle, no, solo pietre, va bene, e la pista gira, anche le tracce di quelli davanti a me girano, giriamo pure noi. È raggiunta la pista di pietra. Yeah! Bene, il
lago l'abbiamo fatto e qua ci sono di nuovi tasti, c'è addirittura dell'asfalto qua, è incredibile, c'è addirittura dell'asfalto e ci sono di nuovi tasti di pietra della Paris-Dakar. Bene, 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 bene. Per dirla con l'avvocato Catania, che cosa potrebbe mai andare storto dopo aver attraversato questa roba qua? Stavo andando sulla strada di Smara, per Smara, circa 90 km da Smara, quando all'altezza di queste torri di trasmissione ho visto un cartello che incuriosisce, un cartello dove c'è scritto sito di Tumuli il Maziat. Sarà mai che non vada a vedere una roba del genere, a 2 km si può fare, non è così distante. Non dovrebbe più essere molto distante da qua, perché ormai abbiamo fatto già 1,5 chilometri. Dunque, visto che c'era questa bellissima indicazione, l'ho seguita e in effetti su queste montagnole che ci sono un po' prima, un po' a 2 chilometri circa dalla strada nazionale, ci sono una serie di tumuli, direi tutta roba preislamica più o meno. Adesso facciamo 2 passi, per quanto i miei polmoni mi permettano. Adesso facciamo 2 passi e andiamo a guardare. Che qui ce n'è uno circolare, ma sembrerebbe una cosa recente. Solo un tracciato così sulla sabbia, invece quelli là sopra e anche questi qua sopra potrebbero essere proprio dei tumuli preislamici e adesso andiamo a vedere. Tumuli, tombe, Le sepolture a tumulo sono abbastanza diffuse nel Sahara Occidentale. Sono le tracce lasciate dagli abitanti di questi territori in epoca preislamica. Questo è particolarmente interessante perché accanto al tumulo vero e proprio, in parte smembrato, ci sono 2 strutture, forse tombe, di fattura più recente, che sembrerebbero essere state costruite con le pietre asportate dal tumulo stesso. Peraltro queste 2 strutture sono di dimensioni diverse e nel caso fossero tombe, una delle 2 avrebbe potuto contenere al massimo un bambino. Chissà qual è la storia di queste pietre. E a proposito di pietre, intorno a me il terreno ne è ricoperto. Sono piatte, annerite dal sole e portano le impronte di conchiglie, segno che qualche milione di anni fa questo era il fondo di uno specchio d'acqua. Sono le 11 passate e comincia a far caldo. È ora di ripartire perché non vedo l'ora di arrivare a Smara, sedermi a un tavolo e mangiare qualcosa. Prima però vado a vedere il tumulo seguente, dal quale si domina la Seguiet el-Hamra. Su queste alture, e ce ne sono altri in tutte le alture intorno. Una trentina di chilometri da Smara e come vedete sono questi piattoni incredibili che questi se non sono
dei vecchi laghi, ci somigliano molto. Ed eccoci finalmente all'arrivo sulla strada per Smara, strada Smara Tantan, che incrociamo finalmente, e adesso svoltiamo verso sud e andiamo a Smara. A destra, a sinistra. Ed eccoci all'ingresso di Smara. Qui c'è la route per la Yun a droite. La fontana anche. Incroyable. On va à Laghi. Anche qua ingresso con lampioni déco. Tutta questa modernità mi fa pensare che meno di 100 anni fa questo era un posto inaccessibile agli europei. Il primo Nasrani, cioè infedele, a metterci piede fu il già citato giovane esploratore francese Michel Viaggio, che ci arrivò in un viaggio estremamente pericoloso e complesso. Partito da Tisnit, travestito da donna al seguito di una piccola carovana, combattendo contro il caldo, la sete e le pulci, percorrendo piste poco frequentate per evitare i predoni, dopo 3 mesi di viaggio rigorosamente a piedi da cammello, il 1 novembre 1930 raggiunse la meta. La città era abbandonata e nelle 3 ore concessagli dai suoi accompagnatori riuscì a scattare delle fotografie e rilevare la pianta delle costruzioni. Tornato a Tisnit, stremato, ebbe il tempo di consegnare le immagini di diari di viaggio al fratello prima di spegnersi all'ospedale di Agadir. Detto ciò, dato che io non ho nessuna intenzione di spegnermi, almeno non al momento, scruto con attenzione i 2 lati della Main Street alla ricerca di un luogo dove rifocillarmi in santa pace. Burger, guarda qua, Big Burger, ci fermiamo al Big Burger. E voi mi direte che io sono un vecchio puzzone occidentale di merda che naturalmente arriva a Smara e cosa fa? Va nell'unico pseudo burghi che esiste. Il problema è che non sono riuscito a trovare o a vedere un posto dove facessero delle brocette o bruciassero qualcosa. È la prima città in tutto il Marocco in cui mi capita. In più qua nessuno parla praticamente un cazzo che non sia il marocchino o l'arabo, per cui trovare qualcuno che parli francese è difficile, a parte i 2 culotti all'ingresso del paese. Zero. Comunque insomma Smara è molto più moderna di quello che mi aspettavo, ma d'altra parte è stata rifatta praticamente da zero. Una volta era un agglomerato di 4 case più le caserme spagnole, adesso. Dopo l'ottimo Similburghi mi rimetto in moto alla ricerca di un luogo storico. Smara, oggi Es Smara, è stata fondata da Ma el-Ainin alla fine del XIX secolo. La costruzione a cui stiamo girando attorno è il luogo originario della città. Questo influente predicatore di origine maura, che attirava i fedeli dalla Mauritania al Marocco, alla fine del XIX secolo riuscì a farsi finanziare la costruzione, in pieno deserto, dal sultano del Marocco. Nel 1905 sollevò tutte le tribù tra la Seguieta e l'Amra e l'Adrar mauritano contro i francesi, che riuscirono a sconfiggerlo definitivamente solo nel 1910, dopo che l'anno precedente era stato costretto ad abbandonare Smara.
Bene, a 675, cioè 1675 km di contachilometri, quindi sono sicuramente di più. Ripartiamo dal distributore Shell di Smara. Torno alla rotonda con fontana e svolto a sinistra, sulla strada per l'Aaiun. L'idea è quella di raggiungere Tbeila da sud invece che da nord, come previsto, in modo da risparmiare gasolio e non dover tornare a Smara domani mattina per un rabbocco. Allora stiamo cercando di arrivare a Tbeila, che è la roccia dove Sidi Ahmed della Russia andava a pregare e dove sembra, secondo la leggenda, che sia arrivato in volo dalla Tunisia. Ora noi crediamo a tutte le leggende del mondo, chiaramente questa è un pochino fantasiosa, però la roccia si vede da lontano ed è quella roccia che si vede là sopra, che dovrebbe avere più o meno la forma di la prua di una nave, questo dicono gli informati. Benissimo, se non ci si infogna qua in questo sabbino ci si arriva senza problemi. Andiamo a vedere e riscaliamo una marcetta. Che cazzo è passato quell'altro lì? È passato qua e noi passiamo dove è passato lui. Oui. Sabbino e sabbino, molle e molle, ma se riusciamo a tenere il momento attraversiamo senza problemi. Piano, Albe. Eccoci, quasi attraversato. Se è troppo caldo stasera andiamo sotto le piante a fare il campo, però adesso andiamo là sopra, andiamo a vedere com'è la famosa Tbeila. E voilà, siamo arrivati a Tbeila, yeah! Bellissima, ci sono anche le scalette per salirci sopra, vedi? Andare a pregare salendo sopra. Non vado a pregare, ma magari ci salgo. Piano, Albe. Bellissimo, che posto. Figata di posto. Tbeila. Eccola qua, la mitica roccia di Tbeila.